Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo! Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di antico a casa mia. Ti piacciono le cose vecchie? Sì, mi piacciono. Le cose vecchie sono interessanti. Hanno una storia. Concordo. Ho un vecchio orologio nel mio soggiorno, è molto speciale per me. Un orologio antico. Sembra interessante. Puoi descrivermelo? Certo, l'orologio è fatto di legno e ha un design bellissimo, ha circa 100 anni. Wow, 100 anni. È davvero vecchio. Come è fatto? L'orologio è marrone scuro con dettagli dorati, ha un quadrante rotondo e numeri romani. Le lancette sono di metallo e si muovono lentamente. Sembra molto bello. Fa rumore. Sì, ogni ora suona. Il suono è morbido e delicato, mi ricorda il passato. Mi piacciono gli orologi che suonano. Rendono la casa accogliente. Concordo. I miei nonni mi hanno regalato questo orologio quando ero bambina. Mi hanno detto che è in famiglia da molti anni. È un regalo incantevole. Deve avere tanti ricordi. Sì, ne ha. Ricordo di sedere in soggiorno da bambina, ascoltando l'orologio suonare. Mi faceva sentire al sicuro e tranquilla. Posso immaginarlo. Le cose vecchie spesso hanno un significato speciale. Usi l'orologio per vedere l'ora. A volte sì, ma uso anche il mio telefono. L'orologio è più per decorazione adesso. Capisco. È bello avere cose vecchie che non sono solo utili, ma anche belle. Esattamente. L'orologio dà carattere al mio soggiorno. È un ottimo spunto di conversazione quando arrivano gli ospiti. È vero. Le cose vecchie spesso suscitano curiosità e interesse. Sì, mi piace raccontare la storia dell'orologio ai miei amici. Mi collega alla mia storia familiare. Anche a me piacciono gli oggetti antichi. Ci ricordano il nostro passato e i nostri cari. Ben, hai qualcosa di antico a casa tua? Sì, ho una vecchia fotografia dei miei bisnonni. È molto preziosa per me. Sembra meravigliosa. Puoi dirmi di più? Certo. La fotografia è in bianco e nero. Mostra i miei bisnonni nel giorno del loro matrimonio. Sorridono ed sono molto felici. È un bel ricordo. Quanto è vecchia la fotografia? Ha più di 80 anni. I miei bisnonni vivevano molto tempo fa e questa foto fa parte della nostra storia familiare. Adoro le vecchie fotografie. Catturano un momento nel tempo. Sì, ogni volta che la guardo sento un legame con la mia famiglia. Ho anche una piccola cornice di legno. Sembra molto vintage. È bello. Le cornici vintage rendono le fotografie ancora più speciali. Tengo la fotografia sulla mia scrivania. Mi ricorda le mie radici ogni giorno. Capisco. Gli oggetti antichi come la tua fotografia e il mio orologio ci aiutano a ricordare le storie familiari. Esatto. Non sono solo oggetti, fanno parte della nostra identità. Ben, perché ti piacciono le cose vecchie? Mi piacciono le cose vecchie perché hanno una storia. Raccontano un passato. La penso allo stesso modo. Le cose vecchie sono interessanti e uniche. Ci ricordano che il tempo passa, ma i ricordi rimangono.
Sì, e spesso le cose vecchie sono fatte con cura. Sono diverse da molte cose nuove. È vero, ad esempio, il mio orologio antico è fatto a mano. Non è come gli orologi in plastica che si vedono oggi. Mi piace. Gli oggetti fatti a mano hanno un valore speciale. Ben, pensi che le cose vecchie siano importanti? Sì, lo penso. Le cose vecchie sono importanti perché ci aiutano a ricordare la nostra storia. Ci collegano alla nostra famiglia e alla nostra cultura. Concordo. Credo che conservare le cose vecchie significhi onorare il nostro passato. Esatto. Le cose vecchie ispirano anche nuove idee, ci mostrano come vivevano e creavano le persone in passato. È un buon punto. Antichi design e tecniche possono influenzare l'arte e l'artigianato moderno. A volte visito un museo per vedere oggetti antichi. Mi sento orgoglioso delle mie origini. Anche a me piace visitare i musei. Sono pieni di cose vecchie interessanti. Alice, puoi dirmi di più sull'orologio nel tuo soggiorno? Certo, l'orologio non è solo vecchio, è anche molto bello. Ha intagli intricati sul telaio di legno. Sembra fantastico. Gli intagli rendono l'orologio molto artistico. Sì, e il vetro frontale è leggermente curvo. Dà all'orologio un aspetto vintage. Mi piacciono i design vintage. Sono diversi dagli stili moderni. Mi piace anche che l'orologio non serva solo a segnare il tempo, racconta una storia. Ogni volta che lo guardo, ricordo i miei nonni. È molto speciale. Oggetti antichi come il tuo orologio e la mia fotografia ci ricordano i nostri cari. Esattamente, sono tesori che teniamo nelle nostre case. A volte vorrei che le cose vecchie potessero parlare. Racconterebbero tante storie. È un bel pensiero. Se il mio orologio potesse parlare, mi racconterebbe di tutte le ore che ha segnato. E la mia fotografia mi racconterebbe del giorno felice del matrimonio dei miei bisnonni. Le cose vecchie sono come un ponte tra il passato e il presente. Sì, ci aiutano a capire da dove veniamo. Ben, pensi che terrà la tua vecchia fotografia per sempre? Sì, lo farò. È molto importante per me. Voglio che i miei figli e nipoti la vedano. La penso allo stesso modo per il mio orologio. Voglio passarla ai miei figli un giorno. È un'idea meravigliosa. Le cose vecchie diventano tesori di famiglia. Sì, e aiutano la nostra storia familiare a vivere. Sono felice che entrambi apprezziamo le cose vecchie. Anch'io, è bello condividere il nostro amore per la storia e i ricordi. Magari un giorno potremmo visitare un museo insieme per vedere più oggetti antichi. È una grande idea. Mi piacerebbe vedere reperti antichi e imparare di più sul passato. Controllo il programma del museo locale. Spesso hanno mostre di oggetti antichi. Fammi sapere. Voglio venire con te. Lo farò. Grazie per avermi parlato del tuo orologio, Alice. È molto interessante. Grazie a te, Ben, per aver condiviso la tua fotografia con me. Ho imparato molto. Mi piace parlare di cose vecchie. Rendono la nostra conversazione ricca e significativa. Sì, le cose vecchie ci ricordano le nostre radici e la nostra identità. Spero che più persone apprezzino gli oggetti antichi. Sono importanti per la nostra cultura. Concordo, le cose vecchie sono un dono del passato. Terrò sempre al sicuro la mia vecchia fotografia. È parte della mia storia familiare. E io mi prenderò cura del mio orologio. È un promemoria dell'amore dei miei nonni.
Le nostre case sono migliori con questi tesori antichi. Sì, aggiungono carattere e calore alle nostre vite. Sono contento di aver avuto questa conversazione. Mi fa riflettere sul valore delle cose vecchie. La penso allo stesso modo. Grazie per aver ascoltato la mia storia sull'orologio. Grazie per aver condiviso la tua storia sulla fotografia. Ho imparato molto oggi. Continuiamo ad apprezzare le cose vecchie e a condividere le loro storie con gli altri. Sì, concordo. Gli oggetti antichi non sono solo oggetti, fanno parte della nostra storia. Non vedo l'ora di parlare di nuovo. Magari possiamo parlare di cose nuove e confrontarle con quelle vecchie. Sembra interessante. Mi piacerebbe esplorare le differenze tra vecchio e nuovo. Ottimo! Penserei a più esempi da condividere. Ben, è stato bello parlare con te oggi. È stato molto bello, Alice. Ho apprezzato la nostra conversazione sulle cose vecchie. Ho imparato molto da te. Grazie per aver condiviso i tuoi ricordi. Grazie, Alice. Apprezzo sempre i nostri colloqui semplici e significativi. Spero che i nostri amici si uniscano a noi la prossima volta. Più condividiamo, più apprendiamo. Sì, spero di sì. Le nostre conversazioni sono un buon modo per esercitarci con l'italiano e imparare sulla vita. Concordo. Fino alla prossima volta, Ben. Buona giornata. Fino alla prossima volta, Alice, ti auguro una giornata meravigliosa. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.